Oggi abbiamo fatto dei maxi calzoni al forno, vi facciamo vedere tutta la ricetta di questi, praticamente sono panzerotti al forno, almeno a Bari noi li chiamiamo così, o pizza chiusa, quindi il nome può essere diverso in base alla regione. In ogni caso vi facciamo vedere come al solito tutta la ricetta, tutti i passaggi, vediamola. Gli ingredienti che utilizziamo per fare il calzone al forno o panzerotto al forno sono 500 g di farina zero, 250 g di semola, 3 pizzichi di lievito di birra, meno di 1 grammo di lievito, un cucchiaino di zucchero, 2 cucchiaini di sale, 250 ml di acqua a temperatura ambiente, 250 ml di latte, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 400 g di passata di pomodoro, questa è fatta in casa, 500 g di mozzarella, 60 g di parmigiano reggiano, sale, olio extravergine di oliva e pepe quanto basta. Dedichiamoci quindi all'impasto del nostro calzone. Stiamo mettendo la semola, non tutta, ok, non tutta la farina, una parte, quanto metà? Sì, metà, sì. Ok, cominciamo ad impastare con le mani. Come al solito noi vi facciamo vedere tutti i passaggi della ricetta. Mettiamo il lievito. Come vedete il lievito è davvero pochissimo perché stiamo facendo un calzone che è digeribile, quindi a lievitazione lenta con poco lievito. Acqua. Ne basta veramente pochissimo di lievito. Stiamo mettendo lo zucchero. Abbiamo inoltre mischiato l'acqua e il latte e cominciamo a versarla nell'impasto. Continuiamo a lavorare con le mani. Questo è un impasto che vi viene super soffice grazie a questo trucco che noi vi abbiamo già fatto vedere anche quando abbiamo fatto le focaccine baresi, cioè di utilizzare il latte. Le pizzerie però quando vi fanno il panzerotto al forno a Bari o la pizza chiusa a Napoli in genere tendono a non utilizzare il latte. Questa è una nostra versione che a noi piace tantissimo e quando la proverete vedrete che non tornerete indietro perché vi viene veramente super soffice. Quindi consideratelo un piccolo trucchetto personale che noi utilizziamo da tempo per far venire super soffici questi lievitati. Stiamo aggiungendo ancora l'altra farina, piano piano. Come vedete puoi fare un impasto, è l'impasto praticamente della pizza, è molto simile, c'è solo questo latte di diverso, però fare l'impasto per pizza in casa è così facile che non c'è bisogno a volte di andarlo a comprare per fare la pizza in casa o per fare il calzone in questo caso. Impastate a mano. Vedete, l'impasto deve avere questa consistenza. Aggiungiamo l'altra farina, aggiungiamo il sale e continuiamo a lavorarlo. Quindi la consistenza vedete è questa, un po' appiccicosa, ma comunque l'impasto è come se si stia incordando, come quando si incorda intorno al gancio della planetaria, però lo potete fare veramente a mano, questo è velocissimo. Abbiamo aggiunto l'altra farina, quindi piano piano la incorporate e continuate a lavorare il tutto con le mani. Aggiungiamo a questo punto 2 cucchiai di olio extravergine di oliva.
Ci facciamo un'incisione, vedete? Noi lo stiamo facendo la sera l'impasto e lo lasceremo tutta la notte a lievitare in frigorifero. Domani verso le 4:30 di pomeriggio lo tireremo fuori e lo lasceremo per un'oretta in modo che l'impasto raggiunga la temperatura ambiente. Quindi questa è la nostra lievitazione lunga. Mettiamolo in frigo. Il giorno dopo questo è il nostro impasto, l'abbiamo uscita, vi abbiamo detto, un'ora prima di lavorarla in modo che raggiunga la temperatura ambiente. Adesso vi facciamo vedere cosa facciamo. Mettiamo un po' di farina quindi sulla spianatoia che ci è avanzata un po' da ieri, quindi dalla sera prima. Vedrete che così il panzerotto al forno o calzone al forno, come lo volete chiamare, vi viene bello digeribile. L'impasto avrà tutto un altro sapore, un'altra consistenza, con pochissimo lievito, come se non lo utilizzate alla fine, ne basta pochissimo. Dividiamo l'impasto in pezzi da circa 200 grammi l'uno. Quindi faremo 6 panzerotti, giusto? Sì. Ok. Quindi è una bella cena alla fine per 6 persone. Oppure se avete delle persone che riescono a mangiarne 2, noi ce le abbiamo. In quel caso è per meno persone. Quindi cominciamo a creare delle sfere, delle palline con l'impasto, in modo da dividere le varie porzioni dei panzerotti. Il calzone al forno, panzerotto al forno, pizza chiusa, per capire sempre meglio di che cosa si tratta, è tipico della Campania e della Puglia. Si tratta di una pizza chiusa, effettivamente di un panzerotto con pomodoro e mozzarella che invece di essere fritto, come vi abbiamo fatto vedere per i panzerotti baresi oppure come per la pizza fritta napoletana, viene cotto nel forno e quindi la preparazione è un po' più semplice e veloce. Quello classico è sicuramente mozzarella e pomodoro come la pizza margherita, ma ovviamente essendo un calzone, un panzerotto, poi lo potete farcire un po' come preferite. Comunque fatto così a Bari tendiamo a chiamarlo panzerotto al forno, quindi se andate in pizzeria a Bari in genere si ordina un panzerotto al forno vi viene servita una cosa molto simile. Mentre quando a Bari parliamo di calzone, in genere, se diciamo solo calzone, si tende a pensare al calzone quello di cipolla, che vi abbiamo anche fatto vedere. Quindi la denominazione di questo cibo cambia un po' di regione in regione, però alla fine sempre di una pizza chiusa si tratta. Una cosa interessantissima poiché le prime tracce del calzone al forno risalgono addirittura al XIX secolo, ovviamente a Napoli, nel libro Usi e costumi di Napoli e contorni descritti e dipinti di Francesco de Bucard. Copriamo le nostre sfere con la pellicola e le lasciamo per un'altra oretta, nel frattempo ci dedicheremo al condimento. Stiamo tagliando la mozzarella a pezzi molto piccoli. Condiamo la passata di pomodoro, noi l'abbiamo fatta sgocciolare bene, ci mettiamo sale, abbiamo messo 2 pizzichi, il pepe, questo ovviamente a vostro piacimento, se non potete mangiarlo o non lo volete non lo mettete, e poi c'è l'olio di oliva. Un cucchiaio. Mischiamo il tutto. Deve essere ben sgocciolata. Anche la mozzarella, certo, no? tutti e due, se no si caccia acqua poi. Sì, se non unisce troppo il calzone al forno non viene bene. Va bene. Ok.
È passata un'ora, quindi possiamo cominciare a formare i nostri calzoni. Saranno dei maxi calzoni praticamente. È così che sono i panzerotti al forno. E prima stendiamo l'impasto. Quindi lo allargate un po' l'impasto, in modo da avere tipo la forma della pizza praticamente. Quindi li stendiamo prima tutti con le mani, o potete aiutarvi anche con il mattarello. Preriscaldiamo il forno a 250 gradi ventilato. Mettiamo prima un po' di formaggio. Cercate di non farli troppo sottili gli impasti, quindi vedete non è sottilissimo il nostro. Ci stiamo mettendo la passata. E mettiamo anche la mozzarella. Mettiamo dell'altro formaggio, il parmigiano reggiano sopra. E a questo punto possiamo chiudere i nostri panzerotti al forno. Facciamo quindi attorno un cordoncino. E adesso lo appoggiamo nella teglia dove lo cuoceremo nel forno. Nel frattempo li chiudiamo tutti. Una ciotolina, vedete, in cui abbiamo messo della salsa un po' più lenta rispetto alla passata e un goccino di olio. Prima di infornarli, vedete, ci mettiamo quella salsa che ci siamo messi nella ciotolina con l'olio, la spalmiamo sopra in modo da inumidire un po' l'impasto. Se andate più di fretta, quindi non volete fare una lievitazione lenta, potete utilizzare 6 grammi di lievito e far lievitare l'impasto sino al raddoppio, quindi ci vorranno un paio d'ore. Ovviamente se seguite questo metodo della lievitazione lenta è meglio, perché vi viene un panzerotto, un calzone al forno molto più digeribile. Dipende dal tempo che avete a disposizione. Ok, quindi stiamo aggiungendo altro parmigiano reggiano anche sopra, così si forma una specie di anche crosticina, no? Diciamo. Sì. Quasi una gratinatura. I nostri primi panzerotti al forno sono pronti per essere infornati, quindi 250 gradi, forno ventilato. All'inizio mettiamo i panzerotti sul piano inferiore del forno. Dopo 12 minuti sono cotti e li sforniamo i primi. Che profumo meraviglioso! Adesso andiamo ad infornare gli altri 3. Mi raccomando a chiudere bene il bordo, quindi col cordone, perché altrimenti poi fuoriesce tutto. Può capitare, però cercate insomma di chiuderlo per bene. Inforniamo quindi anche gli altri 3. Bene, dopo
12 minuti abbiamo sfornato anche gli altri, vedete sono venuti bellissimi questi maxi calzoni. Se vi è piaciuta questa ricetta, come al solito fatecelo sapere nei commenti, scriveteci su Facebook e mandateci le foto dei nostri dei vostri calzoni rifatti con la nostra ricetta. La parte più importante: iscrivetevi al canale YouTube, dovete cliccare sulla campanella in basso a destra del video di YouTube. Inoltre siamo presenti anche su Instagram, dove ci potete taggare, e su Facebook abbiamo un gruppo veramente molto attivo, quindi iscrivetevi anche lì. Sul nostro sito www.cucinageek.it trovate tutta la ricetta scritta, stampabile, con tanti consigli per far venire perfetti i vostri panzerotti al forno. Quindi alla prossima ricetta, ciao!